Ciao amici, oggi parliamo di un inchiostro che non è più in produzione, a dire la verità, ma è un bel inchiostro. Sto parlando del Sailor Gentle Ink Okuyama. Appartiene alla serie, alla collezione 4 stagioni. Non è più in produzione da un po' di tempo ed è un peccato perché è una tinta particolare, in vero non che sia così unica perché possiamo trovarla simile in altre collezioni, in altri brand, però è anche vero che Sailor, sappiamo tutti la qualità degli inchiostri molto oleosi, molto grassi, capaci di far scrivere anche un chiodo, se vogliamo, che può essere una cosa tanto positiva, ma a volte anche delle connotazioni non proprio così felici. Questo è un inchiostro che è con me da molti anni, un po' perché me lo sto centellinando, perché non si trova più, quindi me lo tengo da conto, e un po' anche perché non è una tinta con la quale scrivo un po' tutti i giorni, me la tengo per alcune cose, mi piace, ma come vi dicevo è una cromaticità molto frequentata, quindi si trovano anche altri validi sostituti. Oggi la metto alla prova con la piccola Ritma di Monteverde, che ha il pennino Omniflex, il più piccolo della serie e secondo me anche quello che è il più gradevole, il più godibile. Come sempre cominceremo con una analisi sensoriale dell'inchiostro. Sapete che vi salto tutta la parte che riguarda il brand, il packaging, le collezioni, perché ve le trovate in quel video comune che faccio una volta per tutti per non appesantire questi video. Ve lo trovate nella scheda che vi metto qui nel video. Allora, abbiamo detto un Okuyama, un inchiostro che innanzitutto, sì, diciamo anche il calamaio, un bel calamaio, solido, si mette giù, sta lì, non c'è problema di rovesciarlo, ha il suo sistema di carica, sapete che si gira e si carica questa conchetta, chiamiamola così, nella quale poter andare a caricare il pennino, e quindi anche buono per le penne che hanno anche un certo spessore, non certo questa, che è molto sottile. Non solo, ma ci consente, tramite questo meccanismo molto semplice se vogliamo, ma anche intelligente, di andare a caricare anche fino alle ultime gocce dell'inchiostro. È un inchiostro ricchissimo di riflessi, un inchiostro che potremmo in un'unica parola definire come una tinta magenta. Sì, è vero, si parte forse da quella, però poi innanzitutto un po' si asciuga, un po' sulle carte diverse prende qualche sfumatura e connotazione un po' particolare e quindi si muove da lì, ma si va ad un porpora, si va ad un bordeaux un po' carico però, quindi con una contaminazione un pochettino di giallo, quindi un bordeaux più caldo potremmo dire. Insomma, una tinta che esprime più di un colore e quindi è intrigante un po' anche per questo, e anche per questo motivo rende particolari le note che andiamo a scrivere. Dal punto di vista dell'olfatto, visto che è un'analisi sensoriale, ha il tipico odore o puzza a seconda del naso che hanno gli inchiostri Sailor. Comunque, insomma, non è certo un inchiostro di quelli invitanti, come sapete ci sono degli inchiostri addirittura profumati alle essenze e altri che hanno invece una loro normale profumazione, però un pochettino più gradevole. E risulta ben decifrabile dall'osservazione del calamaio la sua viscosità. Sembra un olio per motori, da quanto è viscoso, lo vediamo come si attacca alle pareti, come si muove all'interno del calamaio, e questo ci farà già propendere verso alcune sue funzionalità nella parte dinamica della prova, che andiamo subito a mettere in rilievo con la piccola Ritma. Stringo un po' l'inquadratura e si parte. Carta Rhodia, certo, per cercare di uniformare tutti i test. È bello, ed è bella anche questa penna. Inchiostro Sailor, io l'ho già visto, voi forse non riuscite a percepirlo, le sfumature che gli inchiostri Sailor in generale danno proprio per via di questo, di come l'inchiostro per la sua formulazione
si appropinqua al pennino, dall'alimentatore alla punta del pennino e poi alla carta, quindi sono molto ricchi in sfumature, sono decisamente interessanti anche molto sostanziosi, mi viene da dire. Ink sta per For Season. Oku. Vedete, nel momento in cui ho dato questa discendente, come sia più scura, e guardate, adesso vado a riprendere, quindi l'inchiostro si è addensato nel pennino perché l'alimentatore, certo, lo porta lì, la capillarità lo ferma, lo trattiene, appena va a toccare la carta, un bel tratto nero più scuro rispetto all'inchiostro perché c'era molto più inchiostro disponibile nell'alimentatore. Stiamo parlando di una Monteverde Ritma con il pennino, lo scrivo in maiuscolo così è chiaro a tutti, Omniflex. In realtà, ve l'ho già detto nella presentazione della penna, non è veramente un flessibile come farebbe immaginare il nome che gli hanno dato, è un pennino elastico, un pennino che però, come vedete, è in grado di variare il tratto, però non è così così immediato nella scrittura, bisognerebbe farlo correre su spazi un po' più grandi. Allora in questo caso con un carattere più grande l'elasticità, che non è così progressiva, riesce ad estendersi meglio, perché vedete, il mio tratto va incontro alla dinamica del pennino stesso. Che cosa si riscontra nella prova che ho appena fatto? Si riscontra che innanzitutto la tinta è cangiante, è una tinta cangiante a seconda di come vado ad orientare il foglietto, ma soprattutto, come vedete, cambia in base al flusso, a quanto ne metto giù sulla carta nell'istante, diventa più scuro, uno scuro molto più profondo, quindi si allontana dal suo baricentro, dalla sua impostazione cromatica, come se la prendessimo per esempio con un pennino ad intinzione. Tanto è vero che nelle prove che ho effettuato su carte diverse, allargo un pochettino l'inquadratura, possiamo notare che in corrispondenza di un tratto un pochettino più sottile abbia un colore meno profondo rispetto a quello che troviamo qui per esempio con un pennino ben più corpulento. Però c'è anche da dire un'altra cosa, che essendo un inchiostro, ve l'ho detto, abbastanza viscoso, quindi non facilmente e immediatamente digeribile dalle fibre della carta, su una carta come Rhodia, che ha una capacità igroscopica diversa da quella del blocco pigna, ecco che si addensa in superficie e diventa quasi nero. Vedete? Cioè non viene sparso anche in maniera laterale, che attenzione non è spiumaggio, non è quell'effetto di diffusione laterale, però resta un pochettino più qui e si addensa e l'effetto profondità di colore aumenta, cosa che invece qui anche con un tratto extra fine vedete, non è propriamente un extra fine, tende ad allargare un pochettino il tratto, non certamente a spiumare, ma ad allargare un pochettino il tratto. È un extra fine della Caveco, quindi insomma anche un pennino abbastanza fine. La stessa cosa la possiamo notare qua, dove su una carta meno pregiata vengono a mancare un pochettino quegli effetti di shading che però, ve l'ho detto, sono più ascrivibili al flusso piuttosto che all'inchiostro stesso, che però sono molto più visibili qua, rilevabili qui, più eleganti. La coerenza cromatica però è la stessa. Qui cambia l'intonazione della carta, è un po' più fredda, resa anche fredda dalla rigatura, un quadretto 0,5 con una rigatura molto leggera perché è un grigio tenue, cosa che allargando
queste sono sempre, perdonatemi, le stesse penne, ma con una rigatura diversa, dove un quadrettone da 1 centimetro lascia più spazio al bianco, anche se il bianco è leggermente diverso da questo, pur restando in casa pigna, perché questo è un monocromo, però vedete che l'inchiostro mantiene la sua caratteristica, il suo colore lo mantiene, e questo secondo me è un aspetto positivo degli inchiostri, perché ce ne sono molti, davvero tanti, che per esempio in corrispondenza di pennini più larghi diventano più scialbi, come se la fittezza del pigmento distribuita su un fronte più largo andasse a togliere saturazione. Questo è un effetto che non mi piace affatto. Invece bene per il nostro Sailor, veramente un bel inchiostro. Mi piace per questo motivo, perché riesce ad essere comunque vario, e soprattutto poi in relazione alla carta sulla quale andiamo a provarlo. A proposito di carta, vi faccio vedere la resa sulla Fabriano Ecoqua, ci arrivo, eccolo qua, stringo un pochettino, una carta che sapete essere avoriata leggermente, un color crema, chiamiamolo così, molto leggero, che però, come vedete, dà un po' di dolcezza all'inchiostro, al colore, perché rispetto alla Rhodia, che è un bianco più neutro, questo sembra orientarsi un pochettino più sul rosso. È sempre il gioco dello sfondo, no? Dell'adattamento che il nostro occhio poi ha nella sua percezione. Una carta un pochettino rifinita meglio come Fabriano comincia a mostrare, al pari di Rhodia, queste sfumature, questi addensamenti di inchiostro che danno un po' di varietà alla calligrafia. Quindi una bella gamma all'interno dello stesso colore, un'ampiezza di gamma, perché si sposta da questo bordeaux chiaro fino ad un viola, potrei dire, pieno, anche se resta la contaminazione magenta che lo salva da quel baratro proprio che spinge poi il viola quasi nel blu nero profondo. Ed è anche particolare perché comunque mantiene su alcune carte un suo richiamo ad un rosso scuro, ad un rosso mattone, che insomma lo rende piacevole proprio per questo motivo. Capacità coprente che possiamo rilevare da queste carte con rigatura, assolutamente, anche con dei pennini molto sottili. Vi ho già fatto vedere che non vi è traccia di passaggio dall'altra parte del foglio, sebbene invece con carte che hanno come Rhodia, e come state osservando in questo momento, che hanno la capacità, vi dicevo, di trattenere un flusso maggiore, ma non di farlo sparpagliare, e beh, da qualche parte deve andare, e allora penetra sotto, cioè ti contengo il tratto nel senso della gradazione, però da qualche parte l'inchiostro lo devo assorbire, e lo assorbo proprio nelle fibre della carta, cosa che non si manifesta con Okuyama su Fabriano, si manifesta meno, per quanto io riesca a vedere che in controluce c'è appena, perché la carta è una carta da 90 grammi. Andiamo a vedere, a dare una visione complessiva di dove andiamo a sistemare nella tavola dei rossi questo magenta, che abbiamo detto essere scuro, dobbiamo per forza scorrerli. Trovo il Corn Poppy che è un po' a metà strada, ma verso la fine, anche dopo il Diamond Oxblood, troviamo il Syrah, quindi tutti questi Bordeaux, questi porpora, fino ad arrivare al Sailor, eccolo qua, Okuyama, che è veramente uno degli ultimi nella lista, perché dopo qui andiamo, cioè se procediamo a scurire perdiamo la percezione del rosso, e da una parte imbocchiamo la strada della desaturazione e quindi non capiamo più che colore è, dall'altra potremmo arrivare o ad un blu viola, ad un bilberry per intenderci, oppure ad un marrone molto, molto caldo ma scuro, e quindi una bella linea di confine, ed è un po' il motivo per il quale questi inchiostri sono degli inchiostri che restano un po' intriganti da questo punto di vista. Se riesco a trovarli qua,
ve lo metto a confronto con un inchiostro che ho presentato poco fa. Allora, questo è il nostro Gentle Ink, questo è il Diamine Syrah, che a vederlo così e con la luce che ormai sta un po' anche scemando, sembrerebbe quasi simile. Invece, come vedete, il Syrah è più orientato sul Bordeaux, lo abbiamo visto nella tavola di prima, ma alla resa dei fatti, quando vi ho spiegato che lo Yokohama con l'Okuyama con un tratto acquista molta profondità, ecco che si avvicina con un tratto un po' più pesante, un po' più imponente rispetto al Diamine Syrah. In questo senso diventano abbastanza simili, tutto sommato a occhio nudo si vede la differenza, però insomma poi non è così elevata, cosa che invece con un inchiostro come per esempio il Fritz Roth di Fritz Schimpf resta, anche con un tratto maggiore, resta la differenza e si vede moltissimo partendo da un colore che è decisamente più chiaro. Cari amici, grazie di aver seguito questo video e l'appuntamento è ai prossimi. Ciao a tutti!